Il sistema è profondamente malato. Il denaro è solo un numero, le riserve auree degli stati non coprono il denaro farlocco della finanza e i numeri che si leggono nelle borse mondiali sono semplicemente numeri deterrenti che si spacciano per denaro quando quel denaro non esiste. Un deterrente che permette ai burattinai di gestire la politica e l'economia occidentale, il tutto basato sulla doppia truffa della finanza che numerosi economisti si sono preoccupati di denunciare. I 1000 miliardi di cui senti tanto parlare, i numeri a chissà quanti zeri che leggi sulle tabelle delle borse mondiali, non esistono. Non solo non esistono fisicamente, ma inoltre non sono coperti neanche dalle riserve auree, dalle controparti auree. Prima gli stati stampavano denaro in base alla loro controparte aurea, garantendo un'assicurazione in oro all'economia che proponevano. Oggigiorno l'Europa, così come gli Stati Uniti, stampano denaro come fossero coriandoli a proprio piacimento e hanno privatizzato un bene che dovrebbe essere gestito dal popolo, ossia il denaro. Non solo hanno privatizzato il denaro e lo stampano così come se fossero coriandoli di carta, ma inoltre ti prestano soldi che non possiedono, che per diritto dovrebbero essere gestiti dal popolo. E che cosa fanno? Ti chiedono pure gli interessi su quel denaro. Le banche private ti stanno rovinando l'esistenza e ti stai vendendo per pochi euro all'ora a corporation che con la digitalizzazione dei mercati emettono titoli di Stato creando debito e privatizzando capitali che neanche possiedono. Questo è l'argomento più pericoloso nei confronti del quale un giornalista d'inchiesta si può esporre online. Infatti non ne senti mai parlare. Ti parlerò di persone che non è che sono in cima alla piramide, no, ti parlerò di persone che proprio possiedono l'intera piramide e tutti i suoi meccanismi. Ho già parlato del signoraggio e di argomenti correlati e oggi vi assicuro che arriveremo in fondo alla questione ai massimi livelli. Questo è uno dei video più pericolosi presenti sul canale. Oggi non si scherza e si fanno nomi e cognomi. Ma partiamo dalle basi. Parliamo di diritto, ok? Ebbene, stai pagando il mutuo, vero? Sei schiavo delle banche, costretto a fare un lavoro che non ti piace per pochi euro all'ora perché sei soggiogato da un mutuo o da altre incombenze economiche con le banche, non è vero? Sono sicuro che molti risponderanno di sì. Ecco, allora, proprio per questo motivo devi sapere che il denaro non esiste in forma fisica fino a quando tu non hai apposto la tua firma su di un contratto, su di una stipula di finanziamento o mutuo che sia, creando il denaro. Il denaro non c'è e la banca sta firmando con te un accordo totalmente privo di fondamento giuridico, in quanto creditrice di un bene che non è nel suo possesso all'atto della tua firma d'impegno. In poche parole, per farvela semplice, non si può vendere un bene o un servizio che non è nel proprio possesso all'atto dell'accordo d'intesa. Ogni contratto si basa su questo inganno e quindi, di conseguenza, va ritenuto nullo. Dal mutuo a qualsiasi altra interazione con questi criminali. E vi dirò di più. È anche un reato secondo la legge italiana, capisci? Per la legge italiana, infatti, questa dovrebbe essere, e ripeto, dovrebbe essere una frode bella e buona, un reato penalmente perseguibile. Inoltre, siccome la tua firma è il tuo valore personale,
E a questo punto allora si configura anche il reato di appropriazione indebita, semplicemente perché le banche ti vendono un bene o un servizio che non è il loro possesso all'atto della tua firma d'impegno. E per questo vi invito ad approfondire: vi hanno truffato, vi stanno truffando e vi continueranno a truffare. Prestano e chiedono interessi su soldi che non solo non hanno, e questo basterebbe a far cadere il castello di carta, ma che inoltre non hanno il diritto di privatizzare e, come se non bastasse, percepiscono anche il cosiddetto reddito da signoraggio. Le banconote che abbiamo in tasca, ti sei mai chiesto da dove provengono? Le banconote in euro sono progettate dalla Banca Centrale Europea, prodotte presso l'Officina Carte e Valori e custodite nei caveau delle banche centrali nazionali. Le banche commerciali prendono i soldi dalla Banca Centrale e versano alla Banca Centrale il valore nominale dei biglietti. A questo fine le banche commerciali di solito prendono in prestito denaro dalla Banca Centrale, oppure cedono quest'ultima parte delle attività detenute. Cosa succede a quel punto? Ebbene, a quel punto maturano degli interessi che le banche commerciali dovranno pagare alla banca centrale solo perché hanno preso il denaro in prestito. Gli interessi maturati dalla banca centrale sui finanziamenti concessi rappresentano il reddito da signoraggio. Detta in parole povere, non ti spaventare, te lo spiego in modo molto semplice: ai vertici chi stampa denaro incassa redditi miliardari solo per aver stampato il denaro. Ti rendi conto? Solo perché stampano denaro. Solo l'azione di stampare denaro e di prestarlo alle banche commerciali permette loro di guadagnare miliardi con il signoraggio. Questa, mamma mia, questa è una truffa colossale, planetaria, mondiale, la più grande truffa legalizzata della storia dell'uomo, che ha ridotto l'intera umanità in branchi di pecore sottopagate. Ma arriviamo in fondo perché credetemi che questo non è ancora niente. Questo è proprio l'intro, è proprio l'assaggino, l'antipastino del video. Spiegherò sì i meccanismi che stanno alla base di questa truffa, ma anche quali sono le corporation che gestiscono questi meccanismi malati. Dopo il 15 agosto 1971, con l'abolizione del presidente Nixon degli accordi di Bretton Woods del 1944, la moneta emessa non ha nessuna controparte aurea. E che cosa significa? Significa semplicemente che non esiste più convertibilità con le riserve di metalli preziosi. E un ulteriore passo, ossia quello della digitalizzazione dei mercati, ha fatto sì che la truffa prendesse piede. In poche parole, il denaro non esiste ed è solo un deterrente per ridurti in schiavitù. Salterete dalla sedia dopo questa affermazione, ma la Banca Centrale Europea, la BCE, è una banca privata. La Banca Centrale Europea è ufficialmente, e ripeto, alla luce del sole, di proprietà delle banche centrali degli stati che ne fanno parte. E quindi, dato che le banche centrali sono controllate da corporation private, la stessa Banca Centrale Europea è una banca privata controllata da pochi banchieri all'apice dell'economia mondiale che decidono le sorti degli stati e della politica degli stati senza votazione, senza approvazione da parte del popolo, senza controlli da parte di nessuno, perché l'autorità sono loro e addirittura sono i maggiori finanziatori delle agenzie di rating, e senza che nessuno addirittura sappia quello che stanno combinando. Esistono 3 principali fondi di investimento e sono tutti e 3 statunitensi: BlackRock, Vanguard e State Street. BlackRock è il principale azionista di Vanguard. Vanguard è il principale azionista di State Street e State Street è il principale azionista di BlackRock. Questi signori gestiscono 25.000 miliardi di euro e non di denaro farlocco, della finanza. Attenzione, di denaro vero, sono fondi di investimento che gestiscono 25.000 miliardi di euro, un terzo dell'intero reddito del pianeta. 2 delle più potenti banche del mondo sono Goldman Sachs e JP Morgan Chase. Ebbene, Vanguard, BlackRock e State Street sono i principali azionisti sia di Goldman Sachs, e qui potete vedere il grafico, sia della JP Morgan Chase. Attenzione, controllano anche gli arbitri, ossia quelli che decidono se si può investire o meno in un titolo, quelli che assegnano un giudizio riguardante la solidità e la successiva solvibilità di un titolo. Controllano anche le agenzie di rating, quelle che il mercato segue quando si deve investire in un titolo o meno. Per citare le 2 più grandi a livello mondiale possiamo citare Moody's e Standard & Poor's. Ebbene,
I maggiori azionisti di Moody's sono BlackRock, State Street e Vanguard, e i maggiori azionisti di Standard & Poor's sono sempre loro, BlackRock, Vanguard e State Street. Cioè io ti sto dicendo chi controlla il mondo, ok? Sono un'unica società e si parte da qui per arrivare alla presidenza della Commissione Europea e alla presidenza degli Stati Uniti. Avete capito bene, si parte dalle corporation private criminali per arrivare alla presidenza della Commissione Europea e a quella degli Stati Uniti d'America. E aprite bene le orecchie. A maggio 2022, il monito del New York Times che diceva 3 gigantesche società di gestione patrimoniale, BlackRock, Vanguard e State Street, controllano troppo l'economia globale. Attenzione, non americana, l'economia globale. Ecco, da qui parte la nostra ricerca, signori. È forse una teoria del complotto affermare che alcuni ambienti economici d'élite influenzano la politica? Perché se te lo chiedono è un crimine, ok? Gli unici che dovrebbero essere in grado di influenzare la politica dovrebbero essere i cittadini. Si tende sempre a deridere certe argomentazioni e a catalogarle come teorie del complotto, ma è proprio così? Il professor John Cotis dell'Harvard Law School ha scritto che la futura crescita dell'indicizzazione delle 3 grandi aziende, BlackRock, Vanguard e State Street, sempre loro, significherà che in futuro una dozzina di persone al massimo avranno il potere sulla maggior parte delle società occidentali. Cioè, non so se vi rendete conto di questa affermazione. Cosa succede quando così poche persone controllano così tanto? I ricercatori hanno affermato che questo livello di concentrazione ridurrà gli incentivi delle aziende a competere fra di loro e il tutto porterà ad un nuovo ordine mondiale globalista statico, controllato e monopolizzato da pochissime persone che sono a stretto contatto con la politica. Il fil rouge tra economia e politica sono le corporation. E vi dirò di più, nessuno può farci niente. Non c'è né ci sarà mai competizione in questo settore. E sapete perché? Perché la gestione patrimoniale di cui si occupano queste società è un'attività di scala. Ciò significa che più denaro gestiscono BlackRock o Vanguard o State Street e più possono abbassare le commissioni per gli investitori, capito? Ciò rende difficile l'ingresso di nuove società nel business e permette alle 3 big di monopolizzare il mercato. Queste corporation sono in affari sia con la Federal Reserve americana, sia con la Banca Centrale Europea, e tra poco vedremo il perché, e di conseguenza risultano essere una superpotenza mondiale. E come se non bastasse, crisi climatica e guerra ai migranti, BlackRock, Vanguard e State Street sotto accusa. Con le loro scelte di investimento, i colossi finanziari stanno favorendo l'inazione climatica, la criminalizzazione delle migrazioni e la militarizzazione dei confini. La denuncia nel rapporto curato da TNI e Friends of the Earth. E anche qui c'è molto da dire. Per il profitto, appoggiati dalla politica occidentale, e ripeto, appoggiati dalla politica occidentale, queste 3 corporation, fra le più tremende dell'intero pianeta, se non le più tremende, stanno finanziando l'inazione climatica, continuando a finanziare il comparto dei combustibili fossili e del petrolio. E a fine video condividerò su Telegram con tutti voi questo rapporto fatto da queste società benefiche che si chiama Cashing in on Crisis, in cui si spiega, dati alla mano, in che modo queste 3 corporation stanno contribuendo a finanziare i veleni sul nostro pianeta. Questo briefing illustra come i più grandi gestori patrimoniali del mondo, BlackRock, Vanguard e State Street, stiano attualmente alimentando e traendo enormi profitti dalla crisi climatica attraverso investimenti in combustibili fossili inquinanti, agrobusiness distruttivo e regimi di confine violenti. Perché se ve lo chiedono, uno dei più grandi business della storia dell'uomo è sempre stato quello della guerra, ecco, e tra poco arriveremo anche lì. Con trilioni di dollari in gestione, quindi si parla di 1000 miliardi, signori, quelli che ormai vengono chiamati investitori istituzionali, ossia queste 3 big, svolgono un ruolo fondamentale nel consentire la crisi climatica finanziando industrie velenose e le loro catene del valore. BlackRock, Vanguard e State Street, infatti, secondo alcuni, sono responsabili, dati alla mano, dell'aumento delle emissioni di gas serra, della diffusa distruzione ambientale e delle gravi violazioni dei diritti umani. Questo briefing illustra inoltre come BlackRock, Vanguard e State Street stiano finanziando la crisi climatica attraverso investimenti in società di combustibili fossili e agroalimentari che,
guidano lo sfollamento, l'inquinamento e la destabilizzazione sociale nei paesi del terzo mondo. Questo che cosa comporta? Questo porta a flussi migratori di persone che scappano dal loro paese per cercare di vivere dignitosamente. Sulla base di questo vengono accusati inoltre di trarre profitto dalle migrazioni illegali, quindi le causano, ok? Le causano e poi traggono profitto dalle migrazioni illegali. Il Financial Stability Board, ossia il Consiglio per la Stabilità Finanziaria, è l'organizzazione internazionale che ha lo scopo ultimo di vigilare e di monitorare il sistema finanziario mondiale. Ebbene, i contenuti di questo video non è che sono sparati a zero, capisci? Fai le tue ricerche visto che ti sto dando degli input. Alla fine, infatti, anche il Consiglio per la Stabilità Finanziaria ha dovuto ammettere che il sistema finanziario non bancario, ufficialmente chiamato shadow banking, ha surclassato il tradizionale sistema bancario nella gestione del risparmio e degli investimenti finanziari. In poche parole, è più grande il giro d'affari illegale delle corporation che non quello alla luce del sole. Questo video spaventa perché secondo me è una bella finestra, bella e buona sulla natura umana, una natura che preferisce il profitto rispetto a qualsiasi altra cosa, un profitto che però ci porterà all'estinzione. Questo signore che state guardando è José Barroso, ex ministro degli esteri del Portogallo, ex primo ministro del Portogallo, ex segretario generale delle Nazioni Unite ed ex presidente della Commissione Europea. E attualmente dall'8 luglio 2016, udite udite, è il presidente advisor della Goldman Sachs, per intenderci, la banca terrificante che ha come maggiori azionisti BlackRock, Vanguard e State Street. Ecco fatto, ex presidente della Commissione Europea, attualmente advisor della Goldman Sachs. Questo è un esempio palese, una connessione diretta alla luce del sole fra le mega corporation, le banche private più influenti del mondo e la politica occidentale. Come Barroso, anche Juncker, ex primo ministro di Lussemburgo ed ex presidente della Commissione Europea, che ha agevolato con la politica occidentale un pozzo di centinaia di miliardi favorendo le corporation. Ha destato scalpore un'inchiesta giornalistica condotta dal Consorzio Internazionale dei Giornalisti Investigativi, che qui sul canale ho già citato perché è lo stesso ente che ha pubblicato le Pandora's Paper, definita dai media internazionali Luxembourg Leaks. Ebbene, all'interno di un'inchiesta giornalistica investigativa congiunta a livello mondiale pubblicata nel 2014, sono stati fatti i nomi di oltre 300 aziende multinazionali direttamente coinvolte nelle decisioni fiscali prese fra il 2002 e il 2010 dall'allora governo lussemburghese presieduto da Jean-Claude Juncker, che avrebbero consentito accordi fortemente vantaggiosi per queste ultime sui prezzi di trasferimento globale collegati con speciali direttive dell'Unione Europea che interessavano il regime fiscale di Lussemburgo nel periodo in cui Juncker era primo ministro. Grazie a quegli accordi fiscali particolari, chiamiamoli così, il Lussemburgo con Premier Juncker ha attirato qualcosa come 220 miliardi di dollari. Le rivelazioni hanno attirato l'attenzione internazionale e messo in luce speciali meccanismi di elusione fiscale elaborati e portati avanti da Lussemburgo. Tra evasione ed elusione a favore delle corporation sono stati sottratti 1.000 miliardi l'anno dal 2002 al 2010 da un signorino che poi, come se non bastasse, è diventato anche presidente della Commissione Europea. Capito? La stessa Ursula von der Leyen, attualmente presidente della Commissione Europea, durante una visita in India nel 2015 ha espresso sostegno ad un progetto avviato dal governo indiano per la costruzione di 6 sottomarini tedeschi per un costo totale di 11 miliardi di dollari e, come se non bastasse, ha inoltre promosso le decisioni del governo tedesco di esportare armi in Arabia Saudita e in Turchia. Non vi puzzano un pochino tutte queste politiche che agevolano la creazione di armi, il rifornimento di armi? Durante il conflitto russo-ucraino ha promosso a gran voce il rifornimento di miliardi e triliardi di dollari di armi all'Ucraina. Armi e sottomarini fatti con i soldi, ovviamente, delle corporation private che finanziano la guerra. Decisioni per le quali la cara Ursula von der Leyen non si poteva assolutamente esprimere in maniera negativa. Non so se ci capiamo, capito? Perché dietro ci sono interessi miliardari. Ma non è finita qui. No, assolutamente non è finita qui. E se vi dicessi che BlackRock, Vanguard e State Street hanno finanziato anche la campagna presidenziale di Joe Biden? Ebbene,
Andiamo per gradi. Il primo finanziatore della campagna di Biden è stato questo signore qui, Donald Sussman, della Paloma Partners, un'azienda multimiliardaria di investimenti che, attenzione, ha come maggiore investitore la Standard & Poor's, ossia l'agenzia di rating che, di conseguenza, ha come maggiore investitore BlackRock, Vanguard e State Street. Ecco, cari signori, chi mette nello studio ovale le persone. Ecco, cari signori, con 2 gradi di separazione dove possiamo arrivare. Ovvio che non finanziano direttamente le campagne, se no già sono nel mirino, figurati se pubblicamente influenzano la politica americana. Lo fanno però tramite terze parti. Non so se ci capiamo. E svelare questo non è stato facile. Lo fanno tramite investitori di investitori. Ecco fatto. Come vi dicevo, il principale finanziatore della campagna di Biden è stata la Paloma Partners, che ha come maggiore investitore la Standard & Poor's, abbreviata in SEP, che ancora ha come maggiore investitore, in quest'ordine, la Vanguard, la SS Funds Management Inc., che sarebbe la State Street, e la BlackRock. Ecco fatto. Ecco chi è, con 2 gradi di separazione, che ha finanziato la campagna di Biden. Fatevi delle domande e datevi delle clamorosissime risposte. Questo è veramente uno scoop veramente allucinante. Ho provato in modo incontrovertibile che l'economia e la politica mondiale la gestiscono 3 fondi di investimento. Ricapitolando, sono l'uno il maggiore investitore dell'altro. Sono il maggiore investitore della Goldman Sachs. E qui possiamo vedere la lista dei 10 maggiori investitori di Goldman Sachs e vediamo i primi 3 posti: Vanguard, BlackRock e State Street. Sono i maggiori investitori di JP Morgan Chase, Vanguard, State Street e BlackRock. Cioè, veramente ragazzi, mi sta venendo il panico. Sono i maggiori azionisti delle agenzie di rating, degli arbitri, delle borse praticamente. Finanziando l'economia dei combustibili fossili, del diboscamento, dei veleni e delle industrie, favoriscono lo sfollamento tramite l'immigrazione dei paesi del terzo mondo, traendo profitto dall'immigrazione stessa. Ci sono studi che lo provano. Influenzano la politica americana finanziando indirettamente le campagne elettorali di chi gli torna più comodo in quel determinato momento storico. In questo caso sono i maggiori investitori di Standard & Poor's, che di conseguenza sono i maggiori investitori di Paloma Partners, che risulta essere il primo finanziatore della campagna di Biden. Vengono in qualche modo agevolati dalla politica europea, reclutando addirittura fra le fila delle banche più potenti del mondo ex presidenti della Commissione europea, e abbiamo Barroso come esempio, ex presidente della Commissione europea e attualmente presidente non esecutivo di Goldman Sachs. Cioè, praticamente questi sono il diavolo questi sono il male del mondo. Cioè, avete capito che disagio assoluto che ho delineato? Ecco, Lawrence Fink, CEO di BlackRock, Mortimer Buckley, CEO di Vanguard, e Ronald O'Halley, CEO di State Street. Pensate che cosa muovono queste 3 persone ogni volta che si mettono seduti a tavola insieme a bere un caffè. Approfondite, perché esiste uno studio dell'Harvard Law School in cui si approfondisce tutto quello che vi ho esposto in questo video. Spostati nella sezione commenti e lascia un pensiero dettagliato. Fammi sapere la tua, arricchisci questo video lasciando un commento in cui esprimi il tuo pensiero, in modo che chi si viene qui a guardare il video può approfondire leggendo i commenti. Grazie di cuore. Massima condivisione, signori, massima condivisione. Fatelo andare virale. Condividi ovunque questo video. Copia il link del video e spammalo ovunque. Condividi con quante più persone possibili questo disagio assoluto. Se il video otterrà dei buoni risultati, proporrò un ulteriore approfondimento su le personcine che finanziano le guerre. Per oggi, cari signori, è tutto. Mi raccomando, supportate l'informazione libera in Italia. Supportate le voci libere nel nostro paese con un like. Lascia un like al video e supporta l'informazione indipendente. Io vi abbraccio fortissimo, vi voglio un sacco bene e noi ci vediamo presto, molto presto, nel prossimo episodio. Adieu!